Al giorno d'oggi abbiamo la possibilità di viaggiare in posti lontanissimi, esotici e misteriosi. È una cosa magnifica, ma la possibilità di viaggiare per tutto il mondo a volte ci fa dimenticare che abbiamo luoghi affascinanti e intriganti anche a pochi passi o pochi chilometri da casa nostra. Un esempio è il fiume Lambro, che nasce in un contesto davvero suggestivo per poi percorrere il territorio lombardo toccando la città di Monza e Milano per poi gettarsi nel fiume Po. In questo video voglio farvi vedere quello che c'è di bello ed interessante lungo il percorso di questo fiume. Siamo alla fonte del Lambro, come potete vedere. Questa è la fonte del Menaresta, sorgente Menaresta, qui nasce il Lambro e poi arriva fino a 130 km e poi arriva al Po, come vedete da quello che dice la targa. Guardate il seguito del video, non ve ne pentirete. Le sorgenti del fiume Lambro si trovano tra San Primo e Civenna, ora è diventato una frazione di Bellagio. Questo luogo è famoso anche per il passaggio dal Ghisallo, notissima meta ciclistica. Se deciderete di fare un'escursione in questi luoghi, non perdetevi il Buco delle Pecore e il Buco della Strega, due grotte molto suggestive. Vicino alle fonti del Lambro si trova anche il Jungle Ride Park per chi ama le emozioni forti e per chi si vuole divertire. Scendendo a valle incontriamo Canzo. Asso e Canzo sono il capolinea della linea ferroviaria che parte da Milano. Da qui in poi, se si arriva in treno, o si prende la corriera o si va a piedi. Questa è la cascata della Vallategna che poi si ricongiunge al Lambro, molto suggestiva, vi consiglio di venirla a vedere. Siamo al comune di Ponte Lambro. Qui c'è una passeggiata molto suggestiva, anche se in alcuni punti un po' pericolosa.
Vi consiglio di visitarla, ovviamente portate delle scarpe adatte perché si può scivolare e in alcuni punti è davvero rischioso, però ne vale la pena. E anche acqua piscina. Siamo sul lago Arserio, nel comune di Arserio, poco vicino a Erba, e qui vedete alle mie spalle la Valle del Lambro, ovvero le montagne da cui nasce il Lambro. In questo lago confluisce il Lambro. Ci sono anche molti altri fiumi o comunque torrenti che confluiscono qua. Vediamo che questo è il lago. Come vedete alle mie spalle ci sono le montagne da cui poi scende la Valle del Lambro, e qui appunto questo è uno dei due laghi, il secondo lo vedremo più tardi, uno dei due laghi in cui il Lambro confluisce. Inutile dire che questo lago è bellissimo, ci sono tantissime specie sia diciamo dal punto di vista della flora che della fauna.
questo è il lago di Pusiano, come vedete. Anche in questo lago confluisce il Lambro. Ovviamente non tutto lo specchio idrico è acqua del Lambro, però buona parte lo è. Ecco, lo vedete alle mie spalle, il lago. In fondo, dopo dove finisce il lago, poi più indietro c'è il lago di Arserio, quello che abbiamo visitato prima, che abbiamo visto nelle riprese precedenti. Il posto è davvero molto molto bello, vi consiglio di visitarlo. Ecco, abbiamo lasciato alle nostre spalle una buona parte del percorso del Lambro, praticamente dai laghi di Pusiano e di Arserio siamo arrivati a Monza, siamo arrivati a quella che si chiama la Cascatella, sempre appunto nel parco di Monza. Abbiamo il Ponte di Pietre e poi il Ponte delle Catene, ponte molto famoso perché è legato alla storia della monaca di Monza. Storia su cui ho fatto anche un video che potete trovare sul mio canale nel format Milano Misteriosa. Troverete il link qui da qualche parte su questo video. Siamo alla fermata di Cascina Gobba e proprio qua scorre il Lambro, vedete alle mie spalle, questo è il Lambro e questa è la fermata della metropolitana di Cascina Gobba, alle mie spalle, vedete, e qua dove passano i treni, proprio sopra al Lambro, che vedete alle mie spalle. Siamo al parco del Lambro, qui dietro di noi vedete il Lambro,
Questo è il parco, uno dei parchi più grandi di Milano, e adesso all'interno del parco vi farò vedere quanto è vasto e quanto è bello. Ci sono dei laghetti veramente stupendi. Seguendo il percorso possiamo inseguire tutto il corso del Lambro, tutta la parte che segue appunto il parco. Da una parte abbiamo una montagnetta, non si vede bene, poi saliremo, e dall'altra parte scorre il fiume Lambro, eccolo qua. Con le acque non sono esattamente molto limpide, però diciamo che per un fiume cittadino è abbastanza. Qui c'è una scalinata e ci vengo a apersi qua, vediamo dove porta. Abbiamo raggiunto la vetta, nonostante la mia cagionevole salute, e adesso scendiamo per andare a vedere, che avevo visto delle bellissime cascate, non so se si può andare di qui, sembra di sì. Andiamo a vedere. Ecco, come potete vedere il parco è veramente molto grande ed ci si trova veramente immersi nella natura, nonostante siamo ancora a Milano. È veramente un posto da visitare, c'è pochissima gente, non ci sono infrastrutture, se cercate posti da mangiare o bere non ne troverete, perciò portatevi dietro, se volete mangiare, un panino, un tramezzino o qualcosa. Ovviamente ricordatevi che è vietato fare fuochi. Per il resto è veramente bello, si è immersi nella natura, è quasi un peccato parlare mentre sto visitando questo bellissimo parco, che non conoscevo essendo dalla parte opposta alla città rispetto a dove abito io. Bene, adesso lo conosco. C'è anche una pista per lo skateboard. A Milano è abbastanza difficile trovarne di questo genere, è fatta molto bene, secondo me è molto bella. Chi volesse divertirsi con lo skate, anche se ormai non è più uno sport molto di moda, può venire qui. Ecco, la montagnetta che abbiamo visto in questo video è stata costruita con le macerie dei bombardamenti della guerra, esattamente come il Monte Stella, solo che questo monte artificiale è meno conosciuto, ma non per questo è meno importante per la storia che la nostra città ha dovuto suo malgrado subire. Qui siamo ad una chiusa, sinceramente non mi è chiaro a cosa possa servire, se qualcuno sa me lo faccia sapere nei commenti. Vedo che qui dietro c'è una casetta e una pala che gira, dopo da qui non si può vedere, se sapete dirmi di cosa si tratta ve ne sarò grato.
scrivetelo nei messaggi sotto questo video. Che dovrei essere dall'altra parte del Lambro, dove ho lasciato la macchina. Vediamo se riesco a trovare un ponte per attraversare. Ho anche danneggiato la mia bottiglietta, il tappo della bottiglietta di YouTube. Questo mi dispiace un po'. Se non fosse che sono in un parco mi preoccuperei, perché penso proprio di essermi perso, ma prima o poi la trovo la strada. A fin dei conti siamo a Milano prima o poi si trova sempre la strada di casa. Come in questo parco si possono trovare anche se non naturali, bellissime cascatelle come quella che vedete alle mie spalle, ad esempio. Sono molte cose da vedere, esplorare, anche se vi divertite ad esplorare, questo è sicuramente uno dei posti più suggestivi e più interessanti di Milano. È un parco veramente molto bello, ve lo consiglio, vi consiglio di farci un giro. Adesso andiamo a cercare la strada di casa, perché mi sono veramente perso. Sembra incredibile, ma ci sono forme di vita anche qui nel Lambro, a Milano. Sicuramente saranno mutaforma, si trasformeranno in dinosauri e mi mangeranno quelle paperelle. Sono paperelle radioattive, però vivono. Siamo arrivati all'altro lato della cascata che avevamo visto prima. È servito a qualcosa a cercare il ponte, adesso ve la faccio vedere. Molto attento a non cadere nel Lambro, e non vorrei, ovviamente non si annega qui, però si potrebbe morire di qualcos'altro. Il sole è abbastanza forte. Wow, cerchiamo la via di casa. La via dove ho parcheggiato la macchina, veramente.
Parco Lambro merita sicuramente di essere visitato. Se non ci siete mai stati, venite a vederlo, munitevi di tanto tempo, magari portatevi dietro da mangiare e da bere, cioè avete visto che ci sono le zone picnic, ma davvero ne vale la pena. Sì, credo proprio di aver ritrovato la strada per arrivare alla macchina, ci ho messo un po', ma alla fine ci siamo. Vediamo ancora il Lambro. Quello era il lato da cui sono arrivato. Qui c'è la stradina da cui si sale. Comunque vi consiglio veramente di visitarlo il Lambro perché merita tantissimo. È veramente molto ma molto bello. Speriamo di aver trovato la strada che mi porta alla macchina. Vediamo subito. Pensavo di fare il giro per diversi parchi, ma purtroppo non ce la faccio perché sono veramente stanco. Per il momento mi fermo qui. Siamo al Parco della Lambretta, proprio qui davanti vedo la ex fabbrica della Lambretta, che ormai è uno scheletro di metallo, ma ho notato che lo stanno restaurando, non so cosa ci faranno, ma è interessante sapere che comunque dopo tanti anni di abbandono lo stiano riportando a, diciamo, a nuova vita. Vedremo cosa verrà fuori, poi andrò a vedere anche se c'è qualche cartello che indica che lavori vogliono fare. Stasera sono in vena
mi fa sentimentale, la notte ci serena, ma mi senti male. Scrivi cara mamma, sono stufo e resta qui, e me mi lammeggiava, visinati. Oh mamma mia, mi son lontano, ma con la nostalgia del Milano. Giuraria, torna domani, giuraria, col cuore di mano. Vede la Madonnina, sente il mio dialetto, e da sola mattina in del letto. Mamma mia, esci lontano, ti giù di piangeria, deve essere Milano. Qui vediamo il tratto della tangenziale e sotto un laghetto, una specie di stagno, dove ci sono tantissime tartarughe. Probabilmente sono state portate qui da qualcuno o forse le hanno messe apposta, non so dirlo perché non c'è scritto da nessuna parte. Fatto sta che è pieno di tartarughe. La donna stupidava, sempre insieme bastione, Nella stessa posizione di prima. la fuga si fulava, per caccia giorno, e quando vince la sera, ricordi bei tusan, rivedi la ringhiera dei miei vent'anni. Oh mamma mia, me son lontano, te giuri piangeria, più deve essere Milano. Come vedete qui alle mie spalle c'è quello che resta dello stabilimento della Lambretta, il famoso scooter che è stato utilizzato anche nel film Quadrofenia, un famoso film che parlava dei Moles in Inghilterra. Come sapete tra Moles e Rocker c'era un certo attrito. Beh, questo è quello che rimane della fabbrica della Lambretta. Siamo qui all'ex stabilimento della Lambretta. Qui nascevano le lambrette, come potete vedere è ormai uno scheletro, però lo stanno restaurando, lo stanno rimettendo a posto e lo riconvertiranno in qualcosa di veramente interessante. Farà parte del parco della Lambretta. Ho visto alcune cose del progetto, ne verrà fuori veramente qualcosa di interessante. Siamo a Cascina Monduè, questo è il ponte sul Lambro. La Cascina in effetti è un po' difficile da trovare perché ci sono un po' di parcheggi ma non sono ben frequentati e ho evitato di parcheggiare lì, che non vorrei trovarmi due macchine invece di una. Come vedete diciamo qui il Lambro è più largo, tra l'altro fa una piccola curva e poi va di là
Vedo se poi riesco a seguirlo e a trovare un punto dove arrivare. Qui siamo molto vicini all'aeroporto, tra l'altro, e perciò sono tutte strade che a un certo punto finiscono e non si riesce più a proseguire. Qui siamo a Peschiera Borromeo, e alle mie spalle vedete il Lambro, e qui vedete una cosa pazzesca. Qui è proprio la pista d'atterraggio di Linate a inizio. Siamo a Sant'Angelo Lodigiano, dopo una bella camminata siamo arrivati dove c'è la confluenza tra i due Lambri. Il Lambro, quello diciamo che è più un canale che passa per Milano, e poi il Lambro, quello originale, che vedete alle mie spalle, qua, lo vedete sempre qui alle mie spalle. Il Lambro, se non sbaglio, il Lambro meridionale, che però è un canale, non è il vero fiume.
fiumi sono le nostre divinità più antiche, sono quello che i nostri avi consideravano divinità. Perciò in rispetto di tutte le religioni dovremmo pensare a quella più antica, quella dei nostri, chi ci ha preceduto, che adorava il fiume Po esattamente come si adora il Nilo, come si adora la Senna, come si adora qualsiasi altro fiume. E questo è, diciamo, un incontro tra il Po e il Lambro ci insegna che non bisogna per forza fare un cammino di una sola religione per poter fare un cammino dentro noi stessi e dentro le religioni che rispettavano i nostri avi. Siamo sulla via Francigena e proprio qui dove sono in questo momento c'è il punto in cui il fiume Lambro confluisce con il Po, praticamente entra nel Po proprio in questo punto, vedete, alle mie spalle. Abbiamo camminato molto, abbiamo fatto molta fatica per arrivare qua, ma ne vale la pena perché è veramente molto bello. Proprio qui si conclude il nostro video, siamo partiti dalle fonti del Menaresta del Lambro per percorrere tappa per tappa tutti i punti più interessanti di questo fiume, fino ad arrivare qui alla foce dove il Lambro si getta nel Po. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale YouTube e mettete un bel mi piace e guardate tutti gli altri video, soprattutto quelli sui fiumi di Milano. Ciao e grazie! Forte! Adesso mi viene da vomitare. Dovrei usarlo più spesso questa cosa. Altro che tutti i stratagemmi. Qui siamo al lago Alserio, al lago di Alserio, comune di Alserio. Questo è il lago di Alserio. Qui siamo al lago di Pusiano.
Questo è il lago di Pusiano, dietro di me vedete il comune di Pusiano, ma se faccio un giro vado io. E ho detto tutto, però magari c'è ancora qualcosa che posso dire, ad esempio che sono sudato da far schifo e probabilmente nel video si vedrà. C'ho mica voglia di tornare indietro. Ti sei stanca? C'è un clandestino, non so se si vede. Puoi andare via, scusa. Ok, mi è andato via il clandestino. Siamo a Sant'Angelo, si sta registrando. Siamo a Sant'Angelo Lodigiano, qui vediamo la confluenza dei due, vediamo, rifaccio. Cos'è che mi cade in testa? Grande. Telefonia. Ma si può? Pure qua.